Ciao amici, benvenuti a Tutto Sport, abbracci per tutti, siamo contenti, Sorriso. Molto contenti. per il Natale, ha sido un weekend donde tutto lo sport triestino ha vinto, la Triestina anche, así que siamo contenti e le ricordiamo di seguirnos al canale di YouTube a Tutto Sport, iscrivetevi e così possiamo crescere di più. Assido, mi piace questo Michele, assido. Guido, tutti contenti, benvenuti alla puntata 17 di A Tutto Sport. Guarda che Come dalla regia ci hanno già ammonito, ci siamo dimenticati i cappellini di Natale. non importa. Ce li lancia dalla regia. Lancia tranquillamente. Cappellini di Natale, sì. Nel frattempo, cos'è sta roba? Nel frattempo, così, siamo così. Allora, nel frattempo io dico ai nostri ascoltatori, Che stiamo? Perfetto. assido, quando lui dice assido significa è stato. È Stato. È un po' ancora l'espagnolo Un weekend fa bello. queste giocate, no? Spagnolo. Esatto. Come stai? Bene? Bene. È tornato, certo. Cosa volete? Ogni tanto il lavoro chiama e la salute anche, quindi per fortuna sono tornato in tempo per questo onore di avere questo cappellino natalizio. È stato un weekend perfetto per lo sport triestino, con i successi della Triestina, della Pallacanestro Trieste, della pallamano e delle due pallanuoto, oltre a tanti altri risultati sportivi, per cui nell'editoriale anche della Gazzetta del Fan Club Capriccio non possono che esserci tanti sorrisi. Michele. Bellissimo. Per questo meraviglia. che ha cresciuto il bombone, il super bombone. Come il mostruoso blob. No, bello da sabato anche con la pallamano, grandissima vittoria fuori casa, quindi vetta 5 punti di distacco confronto alla seconda, quindi salutate la capolista, dopo basket in maniera incredibile, grande vittoria. La nostra Triestina, grandissima vittoria, grandi. E dopo tra settore giovanile, un bellissimo pallanuoto, bellissimo weekend. Se altra cosa, ringraziarti perché l'attività del lunedì ha stato meravigliosa qua. Lunedì, gran festa, devo dire la verità, gran festa, e ci sono stati tutti, abbiamo fatto una bellissima lotteria benefica per il nostro amico Federico. E proprio devo ringraziare tutti i soci volontari che hanno contribuito a far sì che la festa si svolga nella maniera che avete visto. A Guido Roberti, devo dire la verità, bello con interviste che abbiamo fatto, bellissimo, tanta gente, e a questo momento qua siamo arrivati a 700 euro. Tra la lotteria e qualcosa nella cassettina. Ricordo che fino a sabato avete la possibilità, se volete venire, c'è una cassettina per Federico e lunedì consegneremo tutto quanto. Che possiamo mostrare? Questa è la Gazzetta, che ringraziamo anche qua i nostri volontari. E quindi Triestina di Tesser, che dire, titolo azzeccato. Buonissimo. Titolo azzeccato, e dopo abbiamo tutte le giovanili. Vai con la carrellata. Allora, iniziamo subito con la grande vittoria fuori casa della Primavera, con la vittoria di 2-1, bellissima prestazione della Primavera di Mister Marino. Classifica, siamo quarti, quindi stiamo recuperando, e quindi avremo tutto il girone di ritorno, secondo me con una buona Triestina. La prossima giochiamo a Gradisca contro le Lumezzane. Appena un punto con il primo, no? Bravo. Sì. L'occhio di Ramone. No, sono pendente di queste cose. Quarto, ma ha un punto. Ha un punto. Benissimo, grande Marino. Dopo abbiamo l'Under 17 che si ferma, però sta facendo un campionato incredibile, quindi anche qua ha un punto dalla vetta, quindi recupero, ha perso in casa, ma sicuramente ci faranno vedere prossimamente con vittorie. Comunque bravi ragazzi, mi hanno detto che comunque hanno giocato bene, quindi
tranquilli, e che la prossima sarà una partita vincente. Dopo abbiamo anche l'Under 15 che questa volta si è fermata, l'Under 15 ha avuto qualche difficoltà, però è un bel gruppo, quindi siamo fiduciosi. Andiamo con l'Under 14 contro il Südtirol fuori casa, che ha vinto bensì con 4-2, bella vittoria, metà classifica. E dopo abbiamo il pareggio, che è stato un peccato a dire la verità, anche se le ragazze hanno giocato bene, della Triestina femminile, girone dell'eccellenza, perché con la vittoria riuscivano anche a entrare nei playoff. E l'Under 17 della giovanile e della femminile, una sconfitta, ma forza sempre ragazze. E dopo l'Under 15 della Triestina femminile, un applauso, grandi. salutate la capolista, grande vittoria 4-2. Oh no, Grande. è molto ventaggio. Sì, a 30 punti confronto alla seconda 19, che ha 19, sì. quindi bravissime tutte le squadre triestine, ovviamente. Ecco qua, la relazione l'abbiamo fatta. La gazzetta. La gazzetta, che la potete trovare su Facebook, sulla nostra pagina Triestina Fan Club Bar Capriccio. Un weekend meraviglioso. Sì, è stato un weekend meraviglioso. Andiamo un po' più nel dettaglio. La pallamano l'ha già menzionata lui. Hanno vinto le Orchette della pallanuoto. Ha vinto la formazione maschile, che ha battuto anche poi la Telimar Palermo con una delle partite migliori della stagione. Ma ragazzi, la Pallacanestro Trieste, in situazione di totale emergenza, è andata a vincere sul campo della Virtus Bologna. Quindi un altro applauso secondo me va fatto alla Pallacanestro Trieste. Bravissima, 130-150 tifosi. Assolutamente bravi, una partita memorabile. Non vincevamo a Bologna da più di 20 anni, e quindi sul campo della Virtus, prima sconfitta in casa della Virtus, è sempre particolare, no? Con le Vunere, e oltretutto questo ci dà l'occasione, l'assist per ricordare che in queste ore, parallelamente a quelle che è un po' la nostra programmazione ordinaria, ci sarà questa puntata speciale con Alberto Tonut, icona della pallacanestro triestina e italiana, dal momento che è campione europeo dell'83, la magica squadra dell'83, e con lui torneremo in particolare sul tema di Federico Franceschin, cestista colpito da una grave patologia, e per il quale abbiamo proprio cercato di contribuire organizzando questo evento all'interno della festa del Capriccio. Quindi puntata special con Alberto Tonut, grazie anche al lavoro naturalmente della redazione dietro le quinte, in particolare uno che ha un cognome francese, che è Daniele Meroa. Benissimo. Come le piace? No, se le piace lunedì andava, era con il nonno. Sì. Meroa anche Daniele lui. Meroa, e anche lui Meroa. Sì. E Alessia Bertocchi naturalmente in regia, al coordinamento, diciamo così, di tutta la parte, perché diciamolo pure, noi non sapremmo fare tutte queste cose qua. Noi siamo seduti qui, parliamo, ciarliamo, ma dopo abbiamo bisogno del supporto tecnico. So che dobbiamo parlare molto della Triestina, perché ha avuto non solo il vincere, sino tante cose, però dobbiamo ringraziare a nostri sostenitori che fanno il possibile, a Tutto Sport, Bar Capriccio, che lo sai, lo facciamo sempre qua, e Bar Capriccio è fenomenale, o no? Ma sono di parte io, sì. Tu sei Bilacher, barbecue, ristorante venezuelano, Esso Bilar, la pizzeria Donna Amalia, e un saluto molto speciale ai ragazzi del Cartellino Rosso. Un abbraccio. Grandi ragazzi. Siamo avanti. Cartellino Rosso cos'è? È un canale di YouTube, sì? Instagram, esatto, ma sono ragazzi giovanissimi, tutti adolescenti sostanzialmente, e a volte mi fanno veramente tanta tenerezza, oltre che stima, perché in effetti sono come il Guido Roberti magari del 98-97, no? Che provava a fare così. Ma Guido Roberti all'epoca non aveva gli strumenti, quindi non aveva Instagram, Facebook, non c'erano queste cose, quindi Guido Roberti parlava solo per casa, devi pensare tu. Faceva questo, ma parlava solo per casa. Sono traumi infantili. Ti veniva le specchio? Praticamente sì, questo è matto. Invece era il giornalista che magari vedeva il macinava. Quindi bravi Cartellino Rosso. Sono bravi, hanno 15 anni, quindi mi ricordo anch'io quando a 15 anni
giravo a radioattività ancora quando era a Muggia, quindi mi ricordo i primi tempi, quindi bravissimi ragazzi, avanti così, cartellino rosso forever. Anche io a 15 anni non avevo idea di quello che devo fare dopo. No, io avevo idea. Dopo sì, 17, 18 anni. Con calma dopo. Allora, parliamo della Triestina. Partito, non so come si dica in italiano, per il cardiaco. Non adatta ai malati di cuore. Sì, perché un partito, 2-3, un po' di vincere, di perdere, però se ha vinto 2-3 e non solo questo, sino che sono già 7 punti in 3 partite, la gestione e con che squadre? E le squadre forti del girone. Io credo che l'effetto Tesser, al di là di questo modo facile di tradurlo in termini di punti banalmente, abbia delle radici molto molto più profonde. Abbiamo un allenatore... È facile dirlo, ma qualcosa... Questo volevo dire, esatto, cioè ha delle radici molto più profonde rispetto ai numeri così. È semplicemente il fatto che è veramente un grande uomo, prima che un grande allenatore, una persona che riesce a trasmettere una fiducia totale a tutti i giocatori di una rosa. Infatti, se ci pensate, chi ha deciso la partita, al di là di quanto accaduto prima, Chiine ed Elazrak, 2 giocatori che 3 settimane fa erano fuori rosa per un motivo o per l'altro, quindi recuperare tutti dal punto di vista emotivo è fondamentale, è stato fondamentale, e soprattutto ha ridestato un entusiasmo clamoroso. La vittoria di Novara, al netto di alcune imperfezioni che ci sono, perché quando sei in superiorità numerica ti fai raggiungere 2 volte, vuol dire che indubbiamente hai ancora qualche lacuna da colmare, ma la capacità della squadra di Tesser di voler vincere questa partita, perché non c'è stato un momento in cui la Triestina non ha voluto vincere la partita, ha sempre giocato e dominato dal punto di vista del possesso palla per vincere la partita. Questa mentalità, trovatemi, e sfido chiunque, un altro caso, tra virgolette, di una squadra ultima, penultima, che gioca così le partite contro gli avversari che ha detto Michele, Padova, Vicenza e Novara. Quindi non possiamo che essere ottimisti in vista di un 2025 ancora tutto da scrivere. Michele. Ma guarda, devo dire la verità, noi l'abbiamo vista al club con i nostri soci, è stato indescrivibile il susseguirsi di emozioni che ci ha dato quella partita, una reazione su reazione della squadra, e con un mister che l'ha voluta vincere, cioè non ha cercato il pareggio ma l'ha voluta vincere. E poi vedere lunedì che abbiamo avuto la festa qui al club, la festa natalizia, vedere un mister così commosso, sinceramente, quando tutti quanti lo acclamavano con il nome, devo dire la verità, mi ha commosso a me. Ormai Tesser è il tifo, è tutto, è un'unione incredibile, e questo ha portato serenità alla squadra, alla società e a tutti quanti. In più non dimentichiamo che col direttore sportivo, che l'abbiamo avuto anche qua lunedì, le parole sono state chiare, idee chiare per il futuro. Quindi tutti uniti adesso, ultimo sforzo, anche questo sabato il nostro club sarà presente, quindi forza ragazzi, fateci sognare, però l'importante è che la squadra, abbiamo visto che l'impegno ce la sta mettendo tutta. Che il sabato a Arsignano, sì? Arsignano. Allora, scusa, Arsignano, e dopo il percorso è una pausa? Poi si ferma il campionato, si riprende a gennaio, il 5 gennaio. Insomma, questo anno manca solo Arsignano? Esatto, sabato ore 15 ci saremo naturalmente, e quindi una partita che è comunque uno scontro diretto, visto che l'Arsignano lotterà per la salvezza verosimilmente, anche se ha ritrovato una quadratura, sarà una partita tosta, giocano con molte geometrie dell'anno scorso, quando hanno una partita che si deve allenatore. vincere.
Si deve, il rivale si diretto, può no? vincere, Sì. si può vincere, si bravo. può vincere. Io credo che in questi momenti qui semplicemente il discorso della continuità già vuol dire molto, quindi innanzitutto un risultato positivo, poi se si può vincere ancora meglio, senza pressioni ma con molta convinzione che è tutta un'altra Triestina, questo sicuramente. E quanti punti hanno con la salvezza in questo momento? Ma eravamo disperati 3 settimane fa, adesso siamo lì a 6 punti dalla salvezza diretta, non dai playout, dalla salvezza diretta, quindi qualcosa che era impensabile. Stiamo riscrivendo le statistiche, stiamo riscrivendo il destino di questo campionato ed è la cosa più bella che potevamo regalarci per questo Natale e soprattutto non possiamo che augurarci davvero il meglio, visto che comunque è appena arrivato il 106esimo compleanno della Triestina, come sapete, il 18 dicembre. 106 anni di storia, 106 anni di storia. Prima di finire, lo seguente: il miglior regalo di Babbo Natale alla Triestina è vincere il sabato. Assolutamente. Per Speriamo- noi invece mangiare Super, questo, il super bonbon. Prossima volta non si vedono le nostre facce, forse è meglio, dite voi, per la grandezza del bonbon. Il super bonbon. Dai. È finita così. Il tempo è, tempo è tiranno. Grazie per stare con noi. Un abbraccio per tutti. E la prossima Forza Trieste. Forza Triestina. E la prossima settimana ci vediamo qua. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.